al collega perché poi comincerà un film su Puccini. Prego. Ci avviciniamo all'ultimo atto e allora avviciniamoci adesso a Giacomo Puccini. Alla Piaggetta, sulle rive del lago di Massaciuccoli, vive una persona riservata, appartata, silenziosa e anche piena di pudore, che ha vissuto molto vicino a Giacomo Puccini. Rompiamo il suo silenzio e andiamo a trovarla. Vediamo questo film. Il film è stato girato sulle rive del lago di Massaciuccoli, eccolo. Veniva a caccia, poi in un certo periodo è stato affittuario della nostra caccia. E veniva qua a caccia e poi eravamo amici, sicché ci si incontrava, mi raccontava del suo lavoro. Era triste Puccini di solito? No, proprio triste di mio, perlomeno non lo dimostrava, ma non è che fosse un allegrone di abitudine, no, insomma. Poi spesso si lamentava della noia. Io dicevo, ma perché si annoia, insomma? Non lo capivo, questa sua noia, insomma, perché. Chissà se era vera noia oppure se era invece malinconia, come si suol dire, insomma, può essere forse più malinconia che noia. Il suo ricordo più lontano di Giacomo Puccini? Ma ero talmente piccola che non posso neanche dire da quando si può. Posso dire che me lo ricordo, insomma. I primi ricordi sono di Puccini cacciatore, comunque? Sì, a quei tempi lì sì, insomma. Poi dopo, quando ho cominciato a interessarmi di musica, allora l'interesse è andato magari più sulla musica. E il lago apparteneva alla sua famiglia? Sì, fino al 1917, poi è stato venduto alle torbiere perché dovevano scavarla tutta. Si ricorda come si vestiva quando andava a caccia? Mi pare che avesse sempre dei specie di, non stivali, ma dei specie di gambali, e pantaloni corti mi pare che avesse. Come del resto lì su quella fotografia di quel gruppo mi pare che era più che altro la sua tenuta, quella lì da caccia. E le parlava della sua musica? Sì, parlava, via, insomma, mi diceva sempre quando c'aveva qualche cosa di nuovo da farmi sentire. E le faceva sentire? Faceva sentire qui, poi brontolava perché il piano non era più bene all'altezza, diciamo. Era un po' un piano vecchio. E di quali opere si ricorda in particolare? Molto del trittico, perché si può dire che li ho seguiti fin dal principio, poi mi chiese di trovargli dei nomi per le suore, allora io ho trovato tutti i nomi, 4 o 5 che preferivo, fra i quali c'era anche Angelica, ma io mi ero fissata su Lucilla. Mi piaceva questo nome di Lucilla e lui mi ha spiegato che non era un nome adatto per essere cantato, infatti è vero, Lucilla si pronunzia male, no? Dice, però le prometto che lo metto a un'altra suora, infatti ha messo un'altra suora. E di Turandot si ricorda? Andai da loro, poi siamo scesi nello studio e mi ha fatto sentire dei 2 accordi che io dovevo scegliere, insomma,
quale mi piaceva di più, e ha detto, dice, quando ho scelto quello che preferivo, ha detto, dice, ecco, ora può dire che ha messo anche lei due note in Turandot, insomma. È un ricordo molto bello. Sì, penso è una cosa gentile, no? Era presente alla prima di Turandot alla Scala? Mi ricordo che era una bellissima serata, insomma, interessante, naturalmente molto triste, ma E chi l'aveva invitata? penso che Tonio, insomma, è figlio di Puccini, no? Si ricorda Toscanini quella sera? Chi? Ah, Toscanini, sì, sì. Era molto emozionato, insomma, alla morte di Liu ha detto, qui il maestro è morto e l'opera non è andata avanti, insomma. La cara persona che parlava era la contessa Maria Bianca Gaddi-Pepoli, nata Ginori, la sua interlocutrice dalla voce sommessa è un'altra figura che si è tenuta molto in disparte, la nipote di Giacomo Puccini, Simonetta Puccini, ultima Puccini vivente, figlia di Tonio Puccini, figlio del maestro. Lei si è sempre definita segretaria del nonno, come mai? Perché ho deciso di dedicare la mia vita a mio nonno e da parecchi anni mi occupo di Fa un certo effetto, noi chiamiamo Puccini, il maestro, lei lo chiama nonno. Come se lo raffigura questo nonno? Beh, me lo sento molto vicino e mio nonno aveva una figura molto moderna, anche se è nato più di 100 anni fa, 115 anni fa, e proprio in questi giorni cadrebbe la sua data di nascita. Era un uomo moderno per i suoi gusti, per il suo aspetto e quindi lo sento molto vicino e credo che lo stesso capita a tutti quelli che lo amano, di sentirlo cosa quasi presente fra di noi. Lei non l'ha conosciuto di persona, come lo ha conosciuto? Attraverso che cosa? Beh, l'ho conosciuto da quello che mi ha raccontato mio padre e poi dal mio lavoro. Infatti, come ho detto, da alcuni anni presiedo l'Istituto di Studi Pucciniani, di cui fanno parte tutti gli specialisti di Giacomo Puccini, e quindi seguo giornalmente il lavoro di mio nonno. Lei è stata sempre quasi molto gelosa di questo suo Puccini. Aveva anche un film che non ha fatto vedere nessuno, niente meno che un film su Puccini. È un inedito mondiale che gentilmente lei ci ha concesso, che adesso mandiamo in onda con una certa commozione e lei ce lo commenta. Vediamolo. Questo film mi è stato dato da un fedele pucciniano, il maestro Nino Russo, che oggi non è più. Qui si vede Torre del Lago e due automobili che arrivano sulla strada polverosa. Queste prime immagini non sono molto chiare, ma poi si vedrà meglio. È la strada che viene da Viareggio, l'attuale Viale Puccini. Questa è la Piaggetta, la casa della contessa Gaddi che abbiamo visto prima. Ci sono alcune figure di cacciatori e amici di Puccini. Eccolo, qui lo vediamo uscire dalla casa, siamo nella Villa Puccini. Le due bambine sono le figlie di Fosca Leonardi, nata dal primo matrimonio di Elvira. Vediamo come... Chi sono? Sono Fosca, sono Franca e Vicky Leonardi. Vicky Leonardi, quella che abbiamo visto. Ecco, vediamo il maestro che viene verso di noi, amava scherzare, vediamo fa questo gesto. Era molto semplice nei suoi atteggiamenti, non posava. Questa è la voliera che si trovava nel giardino, che oggi non c'è più, di cui era molto geloso. Deteneva moltissimi uccelli di tutte le qualità. E anche da Milano scriveva agli amici che
di custodirgli la voliera. Questo è il maestro e Nick è la guardia, il cacciatore che lo seguiva. Vediamo il suo abbigliamento, che è quello descritto prima dalla contessa Gaddi. Questo è l'imbarcadero che si trovava di fronte alla villa. E qui vediamo il maestro in barca che si avvicina all'imbarcadero. Il rematore è Nick e sullo sfondo si vedono le colline e il lago. Eccolo che scende, aiutato dagli amici. Era molto agile. Ma lo vediamo qui che scende agilmente, sale la scaletta. Questo film è stato fatto verso il 1912, quindi il maestro aveva 54 anni circa. Eccolo ancora che scende. Questo è l'interno e il giardino della Villa Puccini. Allora non c'era la piazza che oggi si trova di fronte al cancello e la villa dava direttamente sul lago. Qui sono riuniti i familiari, amava molto la vita di famiglia, era molto attaccato alla sua casa, alle sue abitudini. E questo era l'ambiente in cui è stato molto felice, in cui ecco, questo film è degli ultimi anni della vita, dell'epoca di Turandot. Secondo lei, abbiamo visto un'espressione, Puccini era veramente infelice quando compiva la Turandot, sentiva questa angoscia che non gli ha permesso di finirla. Sì, desiderava finirla, però si lamentava perché non arrivavano il libretto, era preso quasi da un'ansia, aveva un presentimento forse della sua vicina fine, e questo lo vediamo anche nelle lettere a Riccardo Schnabel, in cui c'è sempre questo pensiero costante della sua opera, che non finita. Signora, la ringraziamo tanto. La parola alla regia Osvaldo Biondi a lei.